Per parlare della vita di Paolo e della sua missione, ho pensato di presentare la figura dell'Apostolo tramite un'immagine e più precisamente una statua che troviamo nella chiesa parrocchiale dedicata a San Paolo nella città di Vicenza. Un'immagine, una statua molto singolare, tutto sommato, per presentare la figura dell'Apostolo, perché innanzitutto colpisce la sua altezza, tutto sommato molto modesta, come la sua veste altrettanto essenziale, poco delineata. Il volto dell'Apostolo Paolo è un volto segnato dai tanti chilometri, un volto concentrato, proiettato in avanti, proteso verso colui o coloro che lui doveva incontrare. Colpisce allo stesso tempo anche la sua mano esacerata, protesa così come tutto il suo corpo è proteso in avanti, una mano ben aperta. Guardate, infine, i piedi dell'Apostolo, piedi tozzi, ben piantati per terra, ma altrettanto dinamici, in movimento, mai fermi, mai statici. Questo San Paolo, tutto sommato, non è bello e altrettanto non è rassicurante, però è vivo. Vive di qualcosa che lo anima dal di dentro. C'è un fuoco che lo possiede e quindi lo muove, lo rende dinamico, lo rende in movimento. È il Cristo risorto, colui che lo ha trasformato e cambiato dal di dentro. La sua vita, la vita di Paolo, è stata resa servizio agli altri proprio a partire da questa esperienza. È una vita nuova, è una vita quindi che va donata. Tra tutti gli aspetti che ognuno di noi può scoprire di questa statua, mi piace mettere a fuoco alcuni in particolare, e mi riferisco innanzitutto ai piedi. I piedi sono essenziali per chi è apostolo, per chi cammina, per chi deve annunciare il Vangelo, come Paolo appunto. I piedi sono essenziali perché da quando Barnaba lo chiama a Tarso e quindi con lui inizia il primo viaggio missionario, ma per tutti e tre i viaggi missionari e anche l'ultimo verso Roma, i piedi sono polverosi, sono sporchi, sono i piedi di chi evangelizza, sono i piedi che a contatto con la terra esprimono anche tutto ciò che Paolo ha vissuto con le culture diverse, le lingue diverse, piedi che ci parlano di uno sguardo sempre aperto, sempre nuovo dell'Apostolo. Proviamo a leggere gli Atti degli Apostoli e ce ne rendiamo conto di quanto i piedi siano essenziali e rappresentano in maniera simbolica proprio la vita dinamica di questo Apostolo. Ma insieme ai piedi anche la mano destra. Una mano possente, ben aperta, protesa anch'essa in avanti. Non si sa se per accogliere qualcuno o come risposta ad un gesto di accoglienza ricevuto. Questa mano colpisce per la sua intensità e probabilmente la sua stretta, l'incontro con qualcuno è altrettanto forte e coinvolgente. Non so se Paolo sta salutando i filosofi di Atene, oppure i cristiani che lui ha incontrato a Corinto. Non so se lui saluta Aquila e Priscilla, oppure, perché no, i cristiani a Mileto, quando oramai è prossimo a Gerusalemme. Questa mano potrebbe salutare Pietro a Roma, e così come tutta la comunità dei credenti, dei cristiani di Roma. Ma Paolo è così, intenso come questa stretta di mano, perché le sue relazioni sono altrettanto intense. Il risorto, lui che lo ha incontrato per la via di Damasco, lo ha reso altrettanto un apostolo intenso, nelle motivazioni ma anche nell'amore dell'apostolato stesso. Al centro della vita di Paolo ci stanno le relazioni,
ci sta sempre qualcuno da guadagnare a Cristo. C'è un versetto che può aiutarci a sintetizzare la vita, le opere, la santità di Paolo. Lo troviamo nella prima lettera ai Corinti, quando Paolo dice: tutto faccio per il Vangelo. Questa è l'eredità che ci lascia, perché anche le nostre mani, i nostri piedi possono evangelizzare. C'è bisogno di essere anche oggi uomini, donne che vivono il Vangelo dentro questa cultura dell'incontro, quell'incontro che Paolo ha vissuto, per il quale si è speso, con il quale appunto oggi diventa per noi un esempio molto concreto.